Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare la mia versione di questi portaocchiali ad uncinetto. Questi portaocchiali in questi giorni spopolano ovunque e alcune di voi mi hanno richiesto questo tutorial e io volentieri ho deciso di darvi la mia interpretazione di questo oggettino che è, devo dire la verità, super simpatico. Vi mostrerò come fare la base in modo semplice e poi vi mostro le orecchie e il musetto per fare il gatto o comunque una qualunque cosa abbia le orecchie a punta e il cagnolino. Per fare questi portaocchiali io ho deciso di usare il filato Ricotton di Staffil. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 90 metri e sono consigliati uncinetti da 2-4 mm. Io ho usato il filato doppio. Potete usare due gomitoli oppure da uno stesso gomitolo prendere il capo esterno e quello interno e ho usato un uncinetto da 4,5 mm. Voi potete utilizzare il filato che vi piace di più, l'importante è che sia da utilizzare più o meno con un uncinetto da 4,5 mm, in modo che le misure siano più o meno quelle che vi darò io. In ogni caso nel tutorial vi mostro tutto passo passo e vi spiego anche come modificare lo schema nel caso usaste un filato un po' più sottile e doveste fare un po' più giri. Per quanto riguarda le quantità, questo portaocchiali, che è quello che ha più consumo di filato, pesa 45 grammi, quindi con un gomitolo, anche se fate tutto il portaocchiali con un colore, fate un portaocchiali più o meno. Fatemi sapere quale dei due vi piace di più. Io devo dire che ho il mio preferito, che è questo, che è anche il primo che ho fatto, però fatemi sapere quale preferite voi. E fatemi sapere anche se questo tutorial vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grandissimo aiuto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale. E lavoriamo 15 catenelle. E alla fine aggiungiamo una catenella per l'altezza e iniziando a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto fino al penultimo punto e se vogliamo lavoriamo nel filo che c'è dietro le catenelle, questo. Oppure potete lavorare nelle catenelle come siete abituati. E nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti bassi. E vedete che lavorando i 3 punti bassi, naturalmente il lavoro comincia a girare intorno alle catenelle. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle iniziali e se avete lavorato nel filetto dietro si presenteranno proprio come delle catenelle. Lavoriamo 13 punti bassi, un punto in ogni punto, partendo dalla successiva catenella. Rimane un solo punto in cui lavorare e in questo punto lavoriamo 2 punti bassi. La lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio del giro con un pezzetto di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo un aumento
2 punti nel primo punto, 13 punti bassi, un punto in ogni punto, 13, e poi lavoriamo 3 aumenti. I 3 aumenti li lavoriamo sui 3 punti che abbiamo lavorato nello stesso punto nel giro 1. Per 3 volte lavoriamo 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2, 3. Poi lavoriamo 13 punti bassi, un punto in ogni punto, 12, 13 e concludiamo il giro con 2 aumenti. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti bassi nel secondo punto. Poi lavoriamo 13 punti bassi, un punto in ogni punto, e sul primo dei 13 punti, se volete, potete mettere un marker. E sul 13° punto mettiamo un altro marker. Ed ora lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel punto successivo. E ripetiamo un punto, un aumento altre 2 volte. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. E adesso lavoriamo di nuovo 13 punti, un punto in ogni punto. E mettiamo un marker nel primo punto, e mettiamo un marker anche nel 13° punto. Poi lavoriamo un punto, un aumento, un punto e un aumento. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti e un aumento. E da un marker all'altro lavoriamo i 13 punti, un punto in ogni punto. E dopo il marker lavoriamo gli aumenti. La ripetizione è 2 punti, un aumento. E ripetiamo altre 2 volte. Tredici punti bassi lavorando da un marker all'altro,
e poi lavoriamo gli aumenti. 2 punti, un aumento, due punti, un aumento. Nel giro 5 lavoriamo un aumento, tre punti, poi lavoriamo 13 punti da marker a marker, poi lavoriamo un aumento, tre punti, e ripetiamo altre 2 volte un aumento, 3 punti. Lavoriamo 13 punti, un punto in ogni punto da marker a marker, e completiamo il giro lavorando un aumento, 3 punti, un aumento, 3 punti. Per quanto riguarda me, la base è grande a sufficienza, perfetta. Se voi state usando un filato più sottile e quindi dovete proseguire con il lavoro, considerate questo. Questa base si può dividere in 3 sezioni. Una parte centrale in cui lavoriamo sempre un punto in ogni punto, e nel nostro caso sono 13 punti, e 2 laterali in cui lavoriamo 2 semicerchi. Se potessimo togliere la parte centrale dei 13 punti punto su punto, quello che rimane sono 2 semicerchi, esattamente come quando lavoriamo per fare gli amigurumi. Iniziamo dal primo giro con 6 punti, e in questo caso ne abbiamo lavorati 3 da una parte e 3 dall'altra. Nel giro 2 normalmente si lavorano 6 aumenti, e in questo caso ne abbiamo lavorati 3 da una parte e 3 dall'altra. Nel giro successivo la ripetizione è un punto, un aumento, e così abbiamo fatto 3 ripetizioni da una parte e 3 dall'altra, poi 2 punti, un aumento, 3 punti, un aumento, che è quello che abbiamo lavorato noi. Quindi se voi dovete lavorare più giri perché state lavorando con un filato più sottile, nel prossimo giro la ripetizione da ripetere nella parte dei semicerchi è 4 punti un aumento, e poi 5 punti un aumento, e così via. Inoltre, se state lavorando un filato più sottile, probabilmente dovete aggiungere qualche punto anche al centro, 2 o 3 punti, dipende da quanto più sottile è il vostro filato rispetto al mio. In ogni caso, quando arriviamo ad avere la base della grandezza che ci serve, iniziamo a lavorare in tondo, un punto in ogni punto. Quindi intanto togliamo i marker, e qui avete 2 possibilità: o continuare a lavorare in tondo in questo verso, come ho visto in diversi tutorial, e all'esterno rimarrà il rovescio del lavoro, oppure giriamo il lavoro e iniziamo a lavorare un punto in ogni punto, però sul rovescio. In questo caso lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto,
Giriamo il lavoro e iniziando dal punto bassissimo lavoriamo un punto basso in ogni punto. E se volete in questo punto potete mettere un marker per riconoscerlo alla fine del giro, ma direi che si vede bene perché c'è un po' di gradino. Completato il giro, rimettiamo il marker e lavoriamo un altro giro, lavorando un punto basso in ogni punto. Di questi giri di punti bassi potete lavorarne quanti volete a seconda di quanto alto volete che sia il portaocchiali. Io lavoro 2 giri e mi fermo qui. Alla fine, dopo aver lavorato tutti i giri che vogliamo, lavoriamo un giro di punti bassissimi, lavorando solo nel filo dietro di ogni punto. E in questo caso, se i punti bassissimi sono un po' stretti, meglio, così ci aiuterà a mantenere in sesto il contorno del portaocchiali. E la base del portaocchiali è pronta e più lavorate stretto quest'ultimo giro di punti bassissimi e più il portaocchiali rimane in forma. Su questa base possiamo aggiungere qualunque tipo di orecchietta, musetto per caratterizzare il portaocchiali e renderlo l'animaletto che vogliamo. Per prima cosa vediamo come fare un gattino o comunque delle orecchie a punta che possono andare bene per un lupetto, per una volpe, per tutti quegli animali che hanno le orecchie a punta. Abbiamo finito il giro, qui riprendiamo il filo, una catenella, giriamo il lavoro e iniziando dal punto successivo lavoriamo 6 punti bassi, prendendo tutto il punto bassissimo che abbiamo appena lavorato. Giriamo il lavoro, alziamo un po' l'asola sull'uncinetto e senza fare catenelle lavoriamo la riga 2 lavorando 6 punti, un punto basso in ogni punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 punti bassi, una diminuzione, due punti bassi. Attenzione perché non lavorando la catenella all'inizio della riga, l'ultimo punto è un po' stretto e un po' nascosto. Se non siete sicuri quando lavorate a righe, mettete un marker nel primo punto per poterlo riconoscere poi quando dovete lavorare in quel punto. Giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 5 punti bassi, un punto in ogni punto. Giriamo il lavoro, lavoriamo un punto, una diminuzione, due punti.
Giriamo il lavoro, un punto basso, una diminuzione, un punto basso, giriamo il lavoro e lavoriamo una diminuzione doppia, cioè chiudiamo insieme questi 3 punti. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per lavorare il secondo orecchio dobbiamo agganciare un nuovo filo. Contiamo 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel nono agganciamo il filo. Facciamo una catenella e partendo da questo punto lavoriamo un'altra orecchietta uguale a questa, lavorando 6 punti bassi, e tutto il resto dello schema come abbiamo fatto per il primo orecchio. Per il muso lavoriamo un anello magico, e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E nel giro 2 lavoriamo un punto nel primo punto, un aumento nel secondo punto, e ripetiamo un punto, un aumento in totale per 3 volte. Un punto bassissimo nel prossimo punto e tagliamo il filo un po' lungo. Tagliamo un pezzetto di filo per ricamare il nasino del colore che ci piace di più. Lo infiliamo in un ago senza punta e usciamo dal foro del cerchio magico. Lasciamo una codina dietro e ricamiamo un triangolo. E questo è quello che vogliamo ottenere. Dietro annodiamo e tagliamo i fili. Se vogliamo fare un gattino, una tigre, un animale con i baffi,
Prima di cucire il musetto ricamiamo i baffi. Segniamo il centro del davanti. E una volta che abbiamo fatto tutti i baffi che vogliamo fare, anche qui annodiamo e tagliamo i fili. E adesso sì, possiamo cucire il musetto e lo cuciamo, se riusciamo, dando una forma un po' triangolare. E una volta cucito bene tutto il musetto, facciamo un nodino un po' nascosto qui sotto. E lo nascondiamo all'interno del musetto. Tutte le codine di filo le nascondiamo attraverso i punti con un ago senza punta. Per il cagnolino, una volta completata la base, tagliamo il filo, infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile. Entriamo non nel prossimo punto, ma in quello ancora dopo. Rientriamo al centro del punto da cui nasce il filo e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per le orecchiette del cagnetto troviamo il punto centrale, considerando i 13 punti iniziali, contiamo fino a 7 e saliamo qui e dal punto contrassegnato con il marker contiamo 9 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e qui agganciamo il filo. Facciamo una catenella e iniziando da questo punto lavoriamo 4 punti bassi. Giriamo il lavoro e nella riga 2 facciamo un aumento all'inizio e uno alla fine della riga. 2 punti nel primo punto, 2 punti bassi,
e 2 punti bassi nell'ultimo punto. E giriamo il lavoro. Nella riga 3 lavoriamo 2 punti, un aumento e 3 punti bassi. Giriamo il lavoro, lavoriamo 3 punti, un aumento e 3 punti, giriamo il lavoro ed ora lavoriamo 5 righe in cui lavoriamo un punto in ogni punto, cioè 8 punti bassi in ogni riga. Lavorate le 5 righe da 8 punti bassi, se vogliamo possiamo cambiare colore. Per cambiare colore, alla fine della riga agganciamo il nuovo colore e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. Giriamo il lavoro e iniziamo le diminuzioni. Nella prossima riga saltiamo il primo punto e iniziando dal secondo lavoriamo 7 punti bassi e nel frattempo nascondiamo le codine di filo. E una volta nascoste le codine possiamo tagliare i fili. Giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo 5 punti bassi partendo dal primo punto, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo un punto e lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Giriamo il lavoro, lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, saltiamo un punto e lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e lavoriamo 3 punti bassi, ed ora agganciamo l'orecchio alla base e a seconda di quanto volete che sia piegato l'orecchio lo potete agganciare più vicino alla base o più lontano. Io salto 5 punti da dove abbiamo iniziato l'orecchio, 1, 2, 3, 4, 5 e aggancio nel sesto. Entriamo in tutto il punto bassissimo e agganciamo il filo. Così. E lavoriamo l'ultima riga lavorando un punto basso nel primo punto, saltiamo un punto e lavoriamo un punto bassissimo nell'ultimo punto, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo.
secondo orecchio giriamo il portaocchiali e contiamo 13 punti da dove inizia questo orecchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E da questo punto iniziamo a lavorare il secondo orecchio usando lo stesso identico schema che abbiamo usato per questo orecchio. Ma anziché lavorare la prima riga su questo lato, la lavoriamo dietro. In questo modo l'orecchio avrà una forma speculare rispetto a questo, girerà su questo lato e lo agganceremo da questa parte. Per il naso del cagnolino facciamo un anello magico. Nel giro 1 lavoriamo 5 punti bassi, nel giro 2 lavoriamo 5 aumenti, nel giro 3 lavoriamo 3 punti, un aumento e ripetiamo 3 punti, un aumento e alla fine lavoriamo un punto bassissimo. Per la lingua lavoriamo 3 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso e un aumento nell'ultima catenella. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 3 punti bassi. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo altri 3 punti bassi. Una catenella e lavoriamo tutto un giro di punti bassi intorno, lavorando tra una riga e l'altra. Una catenella, un punto basso nelle 2 catenelle iniziali, una catenella e un punto basso tra una riga e l'altra. Una catenella e un punto bassissimo nel primo punto basso. E tagliamo il filo un po' lungo. Il muso lo ricamiamo come abbiamo fatto per il gatto e poi cuciamo il musetto e la lingua nella posizione che preferiamo. Una volta completato il portaocchiali non ci resta che dare vita al nostro animaletto facendo gli occhi. Per gli occhi abbiamo varie possibilità. Potete ricamarli col filato, potete usare gli occhietti di sicurezza, questi. Togliamo la parte del chiodino in modo che resti solo la semisfera e la incolliamo al lavoro, o se vogliamo possiamo usare anche del pannolenci, solo pannolenci o in abbinata con l'occhietto di sicurezza, come farò io per il gatto. E questi occhietti li incolliamo, li possiamo incollare con la colla a caldo o con qualunque altra colla multisuperficie. E i portaocchiali sono pronti e vi devo dire che mi sono divertita un sacco a fare questi portaocchiali. Vi ho fatto queste 2 versioni, ma ovviamente alla base possiamo fare orecchie diverse, musetti diversi per interpretare un po' tutti gli animaletti. Per esempio mi sarebbe piaciuto fare la pantera rosa, mi sarebbe piaciuto fare la volpina, però insomma poi in maniera semplice possiamo modificare le orecchie per caratterizzare in maniera diversa il nostro portaocchiali. Fatemi sapere se questo tutorial vi è piaciuto, se rifarete questi portaocchiali. Ricordatevi di condividere le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video.
Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!